si bolle, si scoppia. Ciao a tutti, benvenuti nel canale di Italiano in Tasca. Io sono Alice e se non mi conoscete, questo è il mio canale dove insegno la lingua e la cultura italiana. E oggi abbiamo un video un po' diverso dal mio solito, quindi non parliamo di grammatica, non parliamo di vocabolario, ma abbiamo un ospite speciale, Arina, che è una mia cara amica, studentessa di italiano, perché Arina non è italiana ma è russa di origine e ha studiato italiano per molti anni e l'ho invitata in questo video per parlare della sua esperienza con la lingua italiana, perché secondo me può essere un punto di vista molto importante per voi che state studiando l'italiano o state iniziando o volete iniziare, perché no? Farò alcune domande ad Arina e lei sicuramente vi potrà dare degli spunti molto interessanti. Allora, innanzitutto direi iniziamo con una presentazione. Chi sei e presentati al mio pubblico. Certo, allora ciao a tutti, mi chiamo Arina, sono russa, come ha detto Alice. Давай, я себя сейчас заставлю, все будет круто. Всем привет, меня зовут Ариша Тромсо. E studio l'italiano già da 9 anni e sto continuando a impararlo ogni giorno perché c'è sempre qualcosa che non so. Qualcosa di nuovo, ovvio. L'ho iniziato a imparare all'università al primo anno, quando avevo 17 anni, e non l'ho scelto io ma me l'hanno dato. Ok, interessante, quindi nell'università di Arina non ha potuto scegliere la lingua che voleva studiare, ma gli è stato assegnato per caso, quindi è stato anche un segno del destino. Esatto, sì. L'italiano. E credo che sono stata molto fortunata perché c'erano tante lingue diverse, ma l'italiano per me è stata una sorpresa perché prima sono stata scioccata. Shock. Non sapevo allora cosa faccio con l'italiano, a che serve, ma alla fine durante questi 9 anni ho scoperto tante cose piacevoli, tante cose interessanti che comunque mi sono serviti un sacco. E una domanda molto importante. Qual è la cosa che durante il tuo percorso di studi di italiano ritieni la più difficile? Quindi qual è stato l'ostacolo più difficile da superare nell'apprendere la lingua italiana? Vabbè, allora forse sono gli articoli o le preposizioni. Ok. Perché in russo non abbiamo articoli, quindi per noi è molto difficile capire quando si usano e perché. E quindi per me è stato difficile anzi ora è ancora difficile perché lo faccio a caso ma non sono mai sicurissima perché non sono una madrelingua. Certo. Poi anche, non so, la pronuncia sembra semplice, sembra facile per i russi perché tutti dicono ma vabbè è così simile, ma non è vero. Ci sono tanti suoni che uno deve praticare e imparare a pronunciare bene in un modo italiano. Ok, Solo questo. e qua infatti voglio dare anche un commento personale perché dovete sapere che io all'università ho studiato la lingua russa ed è proprio per questo che ho conosciuto Arina. Durante il mio secondo o terzo anno, non ricordo più, di università, con la mia classe e con la mia professoressa siamo andati a Mosca per circa una settimana, 10 giorni a fare uno scambio linguistico e ho conosciuto Arina perché avevano organizzato un evento tra noi e gli alunni dell'università di Mosca e quindi ci siamo conosciute. E studiando il russo so per certo che i suoni tra il russo e l'italiano sono molto differenti, cioè l'italiano ha dei suoni che il russo non ha e viceversa. Quindi sicuramente dalla sua prospettiva può essere stato un ostacolo iniziale soprattutto. E le preposizioni? Biada in con super trafra. Credo che siano una delle cose più difficili dell'italiano perché ci sono delle regole da seguire
ma ci sono una marea di eccezioni e l'unico modo, a mio parere, per davvero saperle usare bene è praticare la lingua e praticarla con un madrelingua. E diciamo questo tu l'hai fatto, Arina, perché hai passato un bel periodo a stretto contatto con dei madrelingua, perché infatti... Sì, ancora cerco di parlare sempre con madrelingua per praticare, parlo con Alice ora, parlo con altre italiane, ho un insegnante italiano, una madrelingua che mi aiuta a praticare conversazione. E poi sì, con le preposizioni potrei dire che quello che serve è anche fare una lista, per esempio andare al cinema, andare a teatro, e quindi non si capisce perché a teatro ma al cinema con l'articolo, quindi lo dovete solo imparare a memoria, quindi praticare parlando, imparando e non farsi tante domande perché si usa così, perché è così. Esatto, cioè nella maggior parte dei casi non c'è un motivo, è semplicemente così, è come la lingua italiana si è evoluta nel corso del tempo e si è sviluppata in questo modo. E questa potrebbe essere un'idea per un ottimo video successivo, quindi delle espressioni fatte e finite con le preposizioni, secondo me potrebbero tornarvi molto utili. Sì. Bene, benissimo. Allora passiamo ad un'altra domanda. Volevo chiederti, visto che ti ho chiesto la cosa più difficile, adesso voglio chiederti la cosa più bella dell'apprendimento della lingua italiana, cioè la cosa che ti è piaciuta di più e che ti ha spinto anche a continuare a usare la lingua italiana. Allora, ce ne sono tante, a dire la verità, ma oltre alla cultura bellissima, alla storia, al cibo, c'è anche una ragione molto importante, è che gli italiani sono in madrelingua molto tolleranti e molto ti rassicurano, quindi mi danno tanta sicurezza. Per esempio, quando parlo con gli italiani tutti mi dicono che sono la persona più brava a parlare l'italiano nel mondo. È vero, ma io la prima volta che ho conosciuto Arina, momento aneddoto, la prima volta che ho conosciuto Arina e abbiamo iniziato a parlare, io parlavo con lei in russo e lei mi rispondeva in italiano e Arina usava perfettamente il congiuntivo, e cosa che non è così scontata. Spesso nella conversazione ci sono delle espressioni che vogliono il congiuntivo ma magari parlando si evita e si usa l'indicativo. Arina invece era perfetta, non ne sbagliava mai nemmeno uno, neanche uno irregolare, e è una cosa che mi colpì molto di te. Le ho sempre detto che per me è bravissima e sicuramente ha studiato molto e si vede quanto hai studiato. Sì, perché sono stata in tante famiglie italiane, quindi alle case delle famiglie, e è stato magico come mi accoglievano, cosa mi dicevano sempre i complimenti per come parlo, perché con l'inglese credo questo non succeda, perché comunque i madrelingua che parlano inglese sono abituati al fatto che tutto il mondo parli la loro lingua. Sì. Questo è un punto di vista interessante, forse è proprio il fatto che scegliate una lingua come l'italiano, che alla fine è parlata solo in Italia, quindi ci sono moltissime comunità di italiani in tutto il mondo, però italiano poi lo puoi parlare solo nel nostro paese, e il fatto che magari uno straniero decida di apprendere l'italiano per noi è un motivo di orgoglio. Quindi innanzitutto grazie Arina per aver così per destino iniziato a usare l'italiano. E un'altra domanda è che tu ancora oggi usi l'italiano per un altro scopo, quindi non solo da studente ma anche... Allora sì, lo studio anche perché sono l'insegnante di italiano. Ciao a tutti e benvenuti alla nostra prima lezione di italiano. Da qualche anno faccio i corsi per i russi, ho anche le lezioni private con i russi. Non solo per questo, lo continuo a praticare, imparare, anche prima di tutto perché mi piace tanto. Mi godo del processo di apprendimento, quindi quando parlo l'italiano anche adesso mi piace un sacco questo processo. Il bello di Arina è che lei è partita da studente
e poi è diventata insegnante per i russi, quindi ovviamente lei lo insegna nella sua lingua madre perché ovviamente le torna più semplice, e è diventato un lavoro, il che secondo me è bellissimo, no? È iniziato per caso e poi è diventato la tua vita. Se avete qualsiasi domanda da chiedere ad Arina, qualche curiosità, specialmente perché lei è studente e insegnante, quindi può rispondere anche a dubbi di diverso tipo, comunque a domande di diverso tipo. Se vi fa piacere potete lasciare dei commenti, delle domande qua sotto e sicuramente le farò vedere ad Arina e Arina potrà rispondervi. Certo. Arina ha anche un canale YouTube per russi dove appunto fa le sue lezioni di italiano e ve lo metterò nella descrizione. Bene, direi c'è qualcosa che ti senti di dire ai miei iscritti e studenti, qualche consiglio? Specialmente se qualcuno è un po' demotivato o magari sta trovando un po' di ostacoli e ha paura di continuare, cosa gli diresti dal tuo punto di vista per aiutarlo? Allora sì, so cosa vuol dire questo periodo, questo ostacolo, perché anch'io ci sono stata. Quello che mi ha aiutato a riprendere l'italiano è che mi sono focalizzata sul processo, non sui risultati, quindi adesso non ho lo scopo di diventare la più brava o imparare tutto o avere una pronuncia perfetta come madrelingua, perché questo è impossibile. E ho iniziato a leggere un libro in italiano che mi piace perché mi piace il contenuto. Ho iniziato a parlare con una insegnante italiana con cui mi piace parlare anche senza l'italiano perché abbiamo interessi comuni. Fare le cose che vi piacciono con l'italiano e focalizzarsi sul processo, sulla gioia. Bellissimo, secondo me questo è uno dei consigli migliori che possiate ricevere se siete studenti di italiano, se volete migliorare, quindi non focalizzatevi sul risultato, quindi non pensate ok, io in un mese devo diventare livello B1, livello B2 o pensare solo ai livelli, ma pensate a divertirvi. E se non è perfetto, quindi se non parlate in maniera perfetta, non coniugate i verbi in maniera perfetta, va bene così, è giusto così, sbagliare fa parte del percorso. C'ho anche una frase, non so se la conosci, me l'ha detta una mia studentessa, che l'inglese è una lingua che si usa, ma l'italiano è una lingua che si ama. Bello, bellissimo! Ok, con questo direi che si conclude alla perfezione la nostra intervista. Quindi l'inglese è una lingua che si usa, l'italiano è una lingua che si ama. Con questo direi che possiamo concludere la nostra intervista ad Arina. Grazie mille per essere stata qua con me, per aver partecipato, mi ha fatto enormemente piacere. Se vi piacciono le interviste fatemelo sapere, secondo me può essere sempre interessante avere un punto di vista esterno al mio. E con questo direi che noi vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto! Dai, è andata bene secondo me, perfetto, una conversazione molto easy, semplice, bellissima la frase finale, proprio perfetto, al bacio!